I'll never forget the emotion I experienced the first time I drove Ferrari Luce. In Svezia abbiamo portato Luce a meno 30 gradi. Provando la vettura su ghiaccio, è tanta roba. Non ci crederesti. La parte più complicata è stato scendere dalla macchina e lasciare che qualcun altro la provasse. Non si vorrebbe mai finire di guidarla. Diciamo che in generale ci siamo divertiti da tutte le parti. Per la prima volta siamo partiti proprio da un foglio completamente bianco. Luce ha un'interfaccia uomo-macchina veramente molto chiara, dà una sensazione di contatto profondo con la macchina. Abbiamo avuto l'opportunità di provarla su diversi tracciati. Sull'anello riesce a tenere in modo facilissimo la macchina di traverso. Il laterale è qualcosa di sbalorditivo. È una macchina che ha un certo peso, quando la guidi non lo senti. La cosa sorprendente è che non ti accorgi che i sistemi di controllo stanno funzionando. Sono talmente veloci che tu non ti rendi conto che la macchina ti sta aiutando. Mondo elettrico e Ferrari sembrano due mondi molto lontani, no? In realtà noi abbiamo iniziato il nostro percorso di elettrificazione tanti anni fa. Nel 2009 i nuovi regolamenti della Formula 1 hanno introdotto componenti elettrici all'interno del power unit e quindi già da quei tempi la Ferrari ha incominciato a sviluppare motori elettrici di potenza per andare a incrementare le performance del motopropulsore. La prima vettura di Gran Turismo è stata la Ferrari, con una batteria con un sistema KERS all'interno, fino a che poi non c'è stata la decisione di fare delle vetture elettrificate nel 2016. Overall, we put on the market 8 hybrid model plus the FAD. Luce is the last step of a long journey started in 2009. Non l'abbiamo pensata per sostituire qualcosa, è una linea di prodotto nuova che non avevamo e che genera delle caratteristiche Ferrari ma diverse dalle altre vetture. Il motore elettrico è molto più semplice rispetto a un motore termico. Con un campo magnetico si genera una forza che fa girare il rotore. Tutto l'assemblaggio dei magneti sul rotore e anche le fusioni degli assali costituiscono un po' il cuore della propulsione elettrica di Luce. Una delle scelte che abbiamo fatto è di avere dei motori elettrici ad altissima velocità. L'anteriore a 30.000 giri, il posteriore a 25.000 giri. A queste velocità i magneti, che pesano circa 100 grammi, esercitano una forza centrifuga di circa 3 tonnellate e sono tenuti in posizione da un piccolo anello di carbonio che assembliamo internamente in Ferrari. Tutto ciò che è powertrain elettrico viene pensato, disegnato dai nostri ingegneri e prodotto qui a Maranello. La peculiarità della Luce è basata su 4 motori indipendenti. Noi li definiamo come 4 corner indipendenti. Il Full Active Corner, l'acronimo per definire i 4 poli di spinta che ci permettono di realizzare un comportamento estremamente dinamico che virtualizza il peso della vettura, quindi è come se la vettura pesasse 450 kg in meno. Tutti i sistemi di controllo di Luce sono stati integrati in un'unica centralina che va a controllare le 4 ruote indipendenti 500 volte al secondo. Questa velocità è quella che poi determina la sensazione di aver sempre la macchina in mano che i piloti adorano. La batteria che stiamo usando ha esattamente le stesse celle e quindi la stessa potenza di una Formula 1. Abbiamo cercato di avere una tecnologia che fosse all'avanguardia in termini di densità di energia. Abbiamo poi progettato un design ad hoc della termica che ha avuto un impatto importante su come doveva essere disegnato il resto del sistema di raffreddamento della vettura. Le sospensioni attive sono l'evoluzione di quello che abbiamo già utilizzato sulla Purosangue e sulla F80. Ma se usciamo adesso dal mondo tecnico, il risultato finale sono sempre le emozioni che prova il cliente. La caratteristica dei motori elettrici è che tendenzialmente quando si schiaccia l'acceleratore si ha una curva di coppia spaventosa. Avere tanta coppia a terra, quindi fare partenze alla dragster, sinceramente non era una cosa che ci entusiasmasse. Per creare il divertimento di guida, le palette montate sul volante sono un elemento fondamentale di interazione. Sulle altre vetture elettriche che guidavamo ci veniva da cercarle, ma dove sono le palette? Ci manca qualcosa, no? E quindi ci è venuta l'idea che sostanzialmente la paletta di sinistra, quella che gestisce le scalate, la utilizziamo per poter controllare meglio la fase di inserimento in curva, viceversa la paletta dell'app la utilizziamo per gestire molto meglio l'uscita di curva. Il motore incomincia a generare forze che muovono lo stomaco e quindi incominciano a far sentire qualche cosa che ho voluto io. Non è qualche cosa che sto subendo, è qualche cosa che sto controllando.
Piero Ferrari, no? Ha provato la macchina diverse volte. Assieme ai nostri driver ci hanno aiutato a capire quale fosse il modo giusto di utilizzare le palette e cosa sta succedendo nelle macchine elettriche attraverso il suono. I nostri aerodinamici hanno fatto più di 6.000 simulazioni e più di 300 ore di test in galleria su modelli fisici che poi ci hanno portato alla forma finale di luce. Il mio secondo ruolo in Ferrari è CTO di Hypersail e all'inizio, se uno guarda una vettura, un'imbarcazione, dice cosa hanno in comune questi due mondi? In realtà l'assale posteriore che è installato oggi su Luce è esattamente lo stesso componente che installeremo su Hypersail per gestire non due ruote, ma in questo caso gestiremo l'elica come propulsione, una Ferrari anche per i velisti. Non si può mettere in garage, però... So you see there is the beauty of electronics, the beauty of mechanics, they all put together. And this is, if you want, under the hood. Ci sono state tantissime sfide tecniche che sono state la parte più divertente. Le persone che lavorano all'interno dei reparti tecnici vogliono lasciare un segno. Nel momento in cui gli si mette davanti una sfida, qualunque sia, prendono questa sfida come il loro momento. Tocca a me e questo fa la differenza. Io sono in Ferrari appunto dal 2003, credo di non aver mai visto un progetto che ha coinvolto così globalmente l'azienda. È un'esperienza nuova che unisce quello che so delle Ferrari, però eseguita in un modo che non hai sperimentato, e l'emozione, le farfalle dello stomaco di scoprire cose nuove e che non mi spaventa, anzi mi emoziona sempre di più. È molto semplice, ma anche molto identitaria. Quando secondo me la vedremo in mezzo alle altre macchine, sicuramente non passa inosservata. Sembra un po' una macchina del futuro.